Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un uomo che aveva 3 figli. Il figlio più giovane si chiamava Domling e tutti lo disprezzavano, lo prendevano in giro e non lo rispettavano mai. Un giorno il figlio maggiore decise di andare nel bosco a tagliare legna. Prima di partire, sua madre gli diede una bella torta e una bottiglia di vino affinché non avesse né fame né sete. Quando arrivò nel bosco, incontrò un piccolo uomo anziano con i capelli grigi. L'uomo disse: «Buongiorno. Ti prego, dammi un pezzo della tua torta e un sorso del tuo vino. Ho molta fame e sete». Ma il figlio astuto rispose: «Se ti do la mia torta e il mio vino, non ne avrò per me. Vattene». E si allontanò, lasciando l'uomo dietro di sé. Poco dopo, mentre iniziava a tagliare un albero, commise un errore e si tagliò un braccio con l'accetta. Dovette tornare a casa per farsi medicare. Questo accadde a causa della magia del piccolo uomo grigio. Il secondo figlio andò nel bosco. Anche a lui sua madre diede una torta e una bottiglia di vino. Anche il piccolo uomo grigio lo incontrò e chiese un po' di torta e vino. Il secondo figlio disse: «Se ti do la mia torta e il mio vino, non ne avrò per me. Vattene». E lasciò anche lui l'uomo dietro. Presto si ferì mentre tagliava la legna e si tagliò una gamba, così dovette essere portato a casa. Infine, Domling disse: «Padre, lasciami andare a tagliare legna». Il padre rispose: «I tuoi fratelli si sono fatti male a farlo. Lascia stare. Non sai cosa stai facendo». Ma Domling gli implorò a lungo e alla fine suo padre disse: «Va bene, vai pure. Imparerai a farlo sbagliando». Sua madre gli diede una torta di cenere e una bottiglia di birra acida. Quando Domling arrivò nel bosco, anche il piccolo uomo grigio lo incontrò. Lo salutò e disse: «Per favore, dammi un pezzo della tua torta e un sorso dalla tua bottiglia. Ho tanta fame e sete». Domling rispose: «Ho solo una torta di cenere e birra acida. Se ti va bene, sediamoci e mangiamo». Si sedettero insieme e quando Domling tirò fuori la sua torta di cenere, questa si trasformò in una deliziosa torta dolce e la birra acida divenne buon vino. Mangiarono e bevvero felici. Poi il piccolo uomo disse: «Poiché hai un cuore gentile e sei disposto a condividere, ti darò buona fortuna. C'è un vecchio albero. Taglialo e troverai qualcosa alle sue radici». Dopodiché, il piccolo uomo se ne andò. Domling andò e tagliò l'albero. Quando questo cadde, trovò una oca seduta alle radici, e le sue piume erano d'oro puro. La raccolse e la portò a una locanda dove pensava di passare la notte. L'oste aveva 3 figlie che videro l'oca e ne furono curiose. Volevano avere una delle sue piume d'oro. La figlia maggiore pensò: «Troverò un modo per strappare una piuma». Appena Domling uscì, afferrò l'oca per un'ala, ma il suo dito e la mano rimasero incollati. La seconda figlia venne dopo, pensando solo a come prendere una piuma per sé. Non appena toccò sua sorella, anche lei rimase incollata. Infine, la terza figlia arrivò con la stessa idea. Le altre gridarono: «Stai lontana. Ti prego, stai lontana». Ma lei non capì perché dovesse stare lontana. Pensò: «Le altre sono lì. Devo esserci anch'io», e corse verso di loro. Appena toccò sua sorella, anche lei rimase incollata. Così dovettero passare la notte con l'oca. La mattina dopo, Domling prese l'oca
e partì senza preoccuparsi delle 3 ragazze incollate a essa. Dovevano correre dietro di lui, ora a sinistra, ora a destra, ovunque andasse. Nei campi, un parroco li vide e disse: «Vergogna voi, ragazze! Perché state correndo dietro a questo giovane? È giusto». Poi afferrò la ragazza più giovane per tirarla via, ma non appena la toccò, rimase incollato anche lui e dovette correre dietro di loro. Poco dopo, il sacrestano, che era l'assistente del parroco, lo vide correre dietro alle 3 ragazze. Rimase sorpreso e gridò: «Ehi! Dove stai andando così in fretta? Non dimenticare che abbiamo un battesimo oggi». Corse dietro di loro e afferrò la manica del parroco, ma anche lui rimase incollato. Mentre i 5 correvano, 2 contadini passarono con le loro zappe. Il parroco chiese aiuto per liberare lui e il sacrestano. Ma non appena toccarono il sacrestano, rimasero incollati anche loro. Ora c'erano 7 persone che correvano dietro a Domling all'oca. Alla fine, Domling arrivò in una città dove un re aveva una figlia così seria che nessuno riusciva a farla ridere. Il re aveva dichiarato che chiunque riuscisse a farla ridere l'avrebbe sposata. Quando Domling sentì questo, prese la sua oca e tutte le persone che lo seguivano e andò dalla principessa. Appena lei vide le 7 persone che correvano in fila dietro a Domling, scoppiò a ridere e non riuscì più a fermarsi. Domling chiese quindi di sposarla, ma il re non voleva Domling come genero e trovò delle scuse. Disse che Domling doveva prima trovare qualcuno in grado di bere un'intera cantina di vino. Domling ricordò il piccolo uomo grigio che poteva aiutarlo, così tornò nel bosco a cercarlo. Nello stesso posto dove aveva tagliato l'albero, trovò il piccolo uomo grigio seduto con un'espressione triste. Domling gli chiese perché sembrasse così afflitto e l'uomo rispose: «Ho molta sete e non riesco a soddisfarla. Ho appena finito una botte di vino, ma è stata come una goccia su una pietra calda». «Posso aiutarti», disse Domling. «Vieni con me e sarai soddisfatto». Lo portò nella cantina del re, e l'uomo bevve e bevve finché gli fece male lo stomaco. Alla fine della giornata aveva svuotato tutte le botti. Domling chiese di nuovo la sua sposa, ma il re era ancora arrabbiato che un tale brutto ceffo, che tutti chiamavano Domling, potesse prendere sua figlia, così propose un'altra sfida. Disse che Domling doveva trovare qualcuno in grado di mangiare un'intera montagna di pane. Domling non ci pensò a lungo e tornò subito nel bosco. Lì trovò un uomo che si stava legando lo stomaco con una cinghia e sembrava molto infelice. L'uomo disse: «Ho mangiato un intero forno di panini, ma ho ancora tanta fame. Il mio stomaco è vuoto e potrei morire di fame». Domling fu felice di sentire questo e disse: «Vieni con me, mangerai finché non sarai sazio». Lo portò al palazzo del re, dove raccolsero tutta la farina del regno e prepararono un'enorme montagna di pane. L'uomo si mise davanti a essa, iniziò a mangiare e, alla fine di un giorno, tutta la montagna era sparita. Domling chiese di nuovo la sua sposa, ma il re cercò un altro modo per fermare Domling. Ordinò che Domling doveva trovare una nave che potesse navigare sia sulla terra che sull'acqua. «Appena torni con essa», disse il re, «potrai avere mia figlia come tua moglie». Domling tornò nel bosco, dove trovò di nuovo il piccolo uomo grigio. Quando l'uomo sentì di cosa Domling aveva bisogno, disse: «Poiché sei stato gentile con me, ti darò la nave». Il piccolo uomo grigio gli diede quindi la nave che poteva navigare sia sulla terra che sull'acqua.
Quando il re la vide, non poté più fermare Domling da sposare sua figlia. Si tenne il matrimonio e dopo la morte del re, Domling ereditò il regno e visse felice e contento con sua moglie. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.